luogo dal punto di vista geografico eccezionale, straordinario. È una spiaggia molto popolare tra i surfisti, ce ne sono alcuni che stanno surfando anche adesso con i colori del tramonto. Di nuovo si attraversa una foresta di giarra e di merrio. Noi abbiamo imparato a conoscere queste piante che appartengono alla famiglia degli eucalipti. E si aprono dunque di continuo dalle scogliere, da queste scogliere boscose, degli scorci fenomenali come questo qua. Guardate. Questo è il punto in cui si incontrano l'Oceano Indiano e l'Oceano Pacifico. Cape Leeuwin dà il nome alla corrente calda proveniente dai tropici che scivola lungo la costa del Western Australia e che abbiamo conosciuto a Rottnest Island. È il punto più sud-occidentale di tutta l'Australia. Invisibile oltre l'orizzonte vi è solo l'Antartide. Tirando una riga dritta verso ovest invece si incontra il Sudafrica. Il faro di Cape Leeuwin è un landmark per l'Australia. Realizzato a fine 800 è il faro australiano più alto e dalla sua sommità si osserva il mescolamento fra i due oceani. È una struttura incredibile perché è ancora oggi in funzione. La struttura è quella originale. E questo è proprio il punto esatto in cui si incontrano l'Oceano Indiano e l'Oceano Pacifico, che qua chiamano il Southern Ocean, l'Oceano del Sud. Qui siamo a 39 metri sul faro, il faro più a sud di tutta l'Australia. Qua, in inverno, i venti possono essere così forti da raggiungere i 180 km/h, violenti come quelli dei cicloni. Questa struttura riesce talmente tanto a resistere alle sollecitazioni del vento che oscilla di 3 cm quando viene colpita da questi venti. Ameline Bay, ecco finalmente la costa dell'area di Margaret River, dove il sole si sta adagiando sulla linea dell'orizzonte, la sabbia è bianchissima, una delle spiagge più note della zona. Per il tramonto mi sposto più a nord, dove c'è un teatro naturale per osservare il sole che si posa. Surfers Point, la punta dei surfisti. Ho attraversato una fantastica foresta di eucalipti, davvero selvaggia, e mi sono precipitato qua perché è un posto molto popolare. Infatti c'è tantissima gente che viene qua proprio a guardare soltanto il tramonto, a fare dei picnic, degli aperitivi al tramonto, ed è un posto magnifico. La regione di Margaret River richiama molti surfisti e questa spiaggia li incolla alle increspature dell'acqua fino all'imbrunire. Incredibile l'infinito dell'oceano che si mescola con l'infinito del cielo, qualche cosa che si sperimenta ogni volta che si è di fronte a un mare, ma quando si è di fronte all'oceano è tutto più potente. Ho noleggiato una bicicletta, ho fatto colazione come sempre molto presto con una toast con un sacco di avocado sopra, e ho preso questa bicicletta, questa mountain bike, perché ci sono dei sentieri bellissimi di bicicletta lungo il Margaret River. Tutti vengono in quest'area per le spiagge, dimenticandosi che appunto tutto in realtà nasce da questo corso d'acqua che nutre il terreno, che è diventato fertile per la viticoltura, una regione appunto nota per il vino oltre che per le bellezze naturalistiche. Ci sono poi lungo il sentiero tantissimi spot dove fermarsi sul fiume, quest'acqua estremamente placida, sembra che quasi non abbia corrente, con le anatre che nuotano di primo mattino, la luce che si riflette appunto su questo specchio d'acqua trasparente con le radici dei giarra che spuntano fuori dalla costa, le canoe pronte ad entrare nel corso d'acqua.
ed è un posto in cui la colonna sonora è dettata esclusivamente dalle tantissime specie di uccelli. Se qualcuno sa riconoscere questi suoni, lo scriva nei commenti. I Jarrah, pensate, hanno un legno talmente resistente che prima dell'avvento del bitume veniva utilizzato addirittura per asfaltare città come Londra e Berlino. Sono piante che possono arrivare a 30-40 metri d'altezza e a quasi 400 anni di vita, come probabilmente è la pianta che abbiamo visto nel paddock di Joel e Brigitte. I merri invece sono sempre un tipo di eucalipto, vengono utilizzati per le furniture, per gli arredamenti, hanno un colore bellissimo, caldo, rosso, sono piante molto, molto resistenti e possono arrivare fino a 60 metri d'altezza, praticamente dei grattacieli. In quest'area si possono vedere anche i canguri. Mi è tornato in mente quando Joel mi aveva spiegato che i canguri nella foresta seguono sempre una stessa traiettoria e quindi formano praticamente dei sentieri, che è saggio seguire se si va nella foresta perché i serpenti li imparano e li evitano. Basta con la bicicletta, è il momento di rilassarmi ma soprattutto di rifocillarmi perché ho una fame cane. Questo panino con falafel e verdure è squisito. Una delle spiagge di Margaret River e non vedo l'ora di scendere giù. C'è questa spiaggia ripidissima, la battigia è super inclinata e viene lambita dall'acqua cristallina dell'Oceano Indiano. Narrabeen Beach è una delle spiagge più vicine alla cittadina di Margaret River. E questa tra l'altro è zona di transito di balene quando vanno verso il nord, verso le acque più calde durante l'inverno. Lei è ferma così da un sacco di tempo a guardare l'orizzonte. Chissà cosa sta pensando. Sto finalmente percorrendo un tratto del Cape to Cape Trail, cioè quel sentiero di oltre 100 km, 130 mi pare, che collega i due capi, Cap Naturalist e Cap Lewin. E raggiunge tante spiagge, tra cui Smith's Beach, che è la spiaggia che ho scelto per godermi il tramonto e tra l'altro pernotterò anche qua nei dintorni. C'è chi fa il Cape to Cape in circa 5 giorni o una settimana se te la vuoi prendere con più calma e farti tanti bagni, ed è un sentiero costiero che attraversa questa meravigliosa vegetazione mediterranea. Sento tantissimo il profumo dell'elicrisio. Voglio andare a vedere il tramonto da lì. Ci siamo quasi. Op, 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 op. Eccoci. Op. Olè. Questa è l'idea di overtourism dell'Australia, una delle spiagge più belle di tutta la West Coast, lunga non so quanto, un paio di chilometri almeno, e non c'è nessuno. Qua tramonta prestissimo, circa le 18, pochi minuti dopo. Ed è l'ora più bella, l'ora del tramonto. La sto facendo avanti e indietro in attesa appunto che il sole, che si sta quasi adagiando sull'orizzonte, appunto faccia il suo dovere, e me la sto godendo da solo con qualche corvo. Mi godo in prima fila uno spettacolo dorato che ad ogni minuto che passa si tinge prima di rosa e poi
di porpora. Nel prossimo episodio proseguiremo lungo il cammino Cape to Cape fino ad immergerci in un acquario, risalendo la costa fino a Cape Naturalist. Continua a viaggiare, iscriviti al canale YouTube Un Reporter in Valigia.